Hey, guess who went to London these days? Me! Salve a tutti! Benvenuti in questo nuovo video! Sono Melissa e oggi vi farò vedere il mio London haul. Come avrete potuto intuire, questi giorni sono stata a Londra e dico avete potuto intuire nel senso che il titolo è London Haul, quindi ovviamente sono stata a Londra. E ho comprato un po' di cosette, tra cui alcune a tema libresco, e quindi sì, vorrei farvi vedere che cosa ho preso a Londra. Ma partiamo dal principio. Io sono andata a Londra perché sono andata a Londra perché il 14 settembre ci sarebbe stato un concerto di un gruppo di idol giapponesi che seguo, le Juice Juice, e se siete curiosi e volete sentire qualcosa, vi lascerò il loro canale qui sotto. Insomma, hanno organizzato questo World Tour e una delle tappe era Londra e io ho deciso insieme ad una mia amica, di andare a vedere il concerto lì. Infatti oggi mi vedete con il braccialetto dell'ingresso nel posto dove facevano il concerto e con la maglietta, che è uno degli acquisti che ho fatto a Londra per assistere appunto a questo concerto. Ora cerco di farvela vedere meglio, ma non so se si vedrà, spero di sì. Juice Juice Live Around 2017 World Tour, e sul retro potete vedere i nomi dei componenti del gruppo. Quindi la mia prima tappa del mio soggiorno a Londra, dove ho fatto i miei primi acquisti, è stato proprio il concerto. Prima di tutto, fuori dalla sala del concerto, mentre stavamo facendo la fila, c'erano dei signori giapponesi che avevano seguito insomma il gruppo per assistere al concerto anche all'estero, e che sono stati così gentili da regalarci alcune dei loro gadget e CD che collezionano, magari cose che avevano come doppioni, cose a cui non erano più interessati, ce l'hanno molto gentilmente regalate, e io da loro sono riuscita a racimolare ben 3 CD del gruppo. Il primo è questo è il secondo. Questi 2 CD in realtà hanno le stesse canzoni, sono semplicemente 2 edizioni diverse, quindi da collezione. E il terzo CD è questo, che è invece il penultimo singolo che hanno rilasciato, e questa in particolare è una limited edition, il che significa che all'interno c'è anche il DVD con degli inserti speciali e in più c'è il CD con la musica. Questi sono tutti CD che ancora non avevo nella mia collezione, quindi sono super contenta di averli adesso. La seconda cosa che vi voglio far vedere è una cosa che era compresa con l'acquisto del biglietto premium. Infatti c'erano 2 tipi di biglietto, il biglietto normale e il biglietto premium, che ti davano accesso prioritario, e in più potevi fare un handshake, e ti davano anche questo fascicoletto autografato a mano dai membri del gruppo, foto di ogni membro con dei messaggi. Lei è la mia preferita, tra parentesi. Invece l'ultima cosa che ho preso, che ho comprato e non era compresa tipo nel pacchetto del biglietto premium, è questo set di foto dei membri. Sono 7 foto, una per ogni membro, con dei messaggi. La maggior parte di loro ha scritto semplicemente grazie. Spero che si vedano. E anche queste saranno aggiunte alla mia collezione, perché per quanto riguarda le idol tengo una collezione sia di CD che di foto. Proseguendo, il giorno dopo, cioè il 15 settembre, era il mio compleanno, il mio 21esimo compleanno. Yeah, auguri! E l'ho passato a Londra, e quindi ho delle cose che mi sono autoregalata quel giorno. Prima di tutto ho un regalo della mia amica Momo, che mi ha voluto prendere come regalo di compleanno, ed è questo bellissimo, adorabile clear file, quindi una cartellina per metterci dei documenti, con il gattino e il pianoforte, che è assolutamente carinissimo.
Oddio, non è molto a tema Londra questo haul, perché in effetti è tutta roba tipo in stile giapponese, tra i CD del gruppo e questo personaggio che è sempre giapponese. E poi insieme a questo clear file mi ha regalato anche questi bellissimi segnalibri magnetici di un personaggio giapponese che si chiama Rilakkuma e sono carinissimi e spero che si vedano. Si vedono? E questo insomma è stato il mio regalo di compleanno da parte sua e mi piace tantissimo, grazie tante Momo. Essendo noi molto interessate al Giappone e tutto quello che ci gira intorno, a Londra c'è il Japan Center e non potevamo assolutamente non passare a vedere cosa ci fosse. Lì ho comprato qualcosina, ma veramente due cosette. La maggior parte di quello che avevano era cibo e riviste, altre piccole cose, anche bevande, eccetera, eccetera. Però io sono stata operata da poco e quindi al momento sono a dieta, quindi non mi sono potuta dare la pazza gioia come avrei altrimenti fatto. Ho comprato soltanto queste caramelle gommose che dovrebbero essere a forma di rana e penso che le mangerò con le mie amiche. A quanto riesco a capire ci sono varie pose, quindi ci divertiremo insomma a mangiarle insieme. E l'altra cosa che ho comprato sono invece queste formine per fare gli onigiri, cioè delle palline, dei triangolini di riso freddo da mangiare per esempio in un pranzo al sacco. Sono fatte con riso, all'interno ci si può mettere del pesce o anche altri ingredienti e vengono avvolte in questa alga essiccata chiamata nori. E io ho già provato a fare gli onigiri, però con il nostro riso non escono molto bene perché il nostro riso non viene molto appiccicoso, mentre il riso giapponese cotto a vapore è molto molto appiccicoso. Quindi quando avevo provato a farli, poi quando era venuto il momento di fare le formine, a parte il fatto che non sono assolutamente in grado di fare dei triangoli, quindi mi erano venute delle polpette, e non riuscivano, cioè non si tenevano insieme, specialmente visto che all'interno c'era anche del salmone e del tonno e che quindi non era tutto quanto riso compatto. Quindi ho deciso di comprare queste formine per provare a farne di più carini. Proseguendo, sempre quel giorno sono andata a King's Cross, perché ovviamente non poteva mancare uno stop a King's Cross, cioè vai a Londra e non vai a King's Cross? E lì ovviamente c'è lo shop di Harry Potter. Io quando stavo andando lì pensavo no, io andrò lì per vedere, non comprerò niente perché il merchandising ufficiale di Harry Potter costa veramente tantissimo e alle mie finanze potevano giovare dal non comprare nulla in quel negozio, ma ovviamente arrivi lì, entri nel negozio e vorresti comprare qualsiasi cosa, quindi non ho saputo assolutamente resistere. Per prima cosa ho comprato una cioccorana perché non le ho mai prese, avevo preso le gelatine tutti i gusti più uno al Romix, non l'avevo presa e ho deciso di prenderla lì, di approfittarne. Io adesso non posso mangiare la cioccolata, però questa rana scade nel 2019, quindi spero che per allora io possa mangiarla e aspetterò fino a che non potrò mangiarla anche per aprirla e vedere che figurina c'è all'interno. Qui nella lista leggo che c'è Silente, la McGranit, Piton, Hagrid, Ollivander, Voldemort, il professor Harlock, la famiglia Potter e tanti altri, e devo dire che tra i tanti mi piacerebbe molto se mi uscisse Silente, perché è anche la prima figurina che è uscita a Harry, quindi ha questa cosa che io mi piacerebbe, insomma, se la mia unica figurina delle cioccorane fosse Silente. Poi, dato che c'erano tutte le belle cosette a tema delle case di Hogwarts, sono arrivata nella sezione Corvo Nero e ho trovato questo bellissimo scrunchie. Mi è costato 3,95 sterline e non mi sembrava una cosa esagerata, quindi ho deciso di prenderlo anche perché al tatto è bellissimo e poi mi piace tantissimo il colore di questo blu e tutto il resto. Diciamo che io preferisco, sono affezionata ai colori della casa come
blu e bronzo, però ovviamente il merchandising ufficiale è blu e argento e vendono tutte le cose in blu e argento, quindi me ne devo fare una ragione e ho comprato questo bellissimo scrunchie. E poi, dato che a Londra faceva freddo, ma veramente freddo, cioè io non mi aspettavo che facesse così tanto freddo. Il freddo che sta facendo a Londra in questi giorni è paragonabile al freddo che fa a inizio dicembre a Roma. Mi sono fatta un autoregalo, e cioè questi guanti di corvo nero, bellissimi, io li adoro. E sotto a alla parte che insomma copre le dita c'è lo stemma. E sono stata parecchio titubante su se prenderli o meno, perché se li avessi voluti comprare semplicemente per il freddo avrei potuto trovare un paio di guanti normali ad un negozio, sicuramente alla metà del prezzo. Ma era il mio compleanno e quindi li ho comprati lo stesso e sono molto contenta, cioè alla fine mi sono costati, se non sbaglio, 12 sterline, che sarebbero una cosa tipo 13 o 14 euro al momento, e sono contenta comunque di averli spesi così, perché volevo avere qualcosa che mi ricordasse il viaggio e il fatto che sono stata allo shop di Harry Potter, ed eccoli qua, insieme a questo, perché poi la cioccorana me la mangerò, quindi non è che sarà chissà quale grandissimo ricordo della mia visita allo shop di Harry Potter. E dolcis in fundo, dato che siamo su un canale che parla di libri, non potevano mancare libri, perché cavolo, che razza di canale sui libri sarebbe. L'ultimo giorno non avevo ancora comprato nessun libro perché non avevo avuto occasione di visitare nessuna libreria mentre ero a Londra, perché sono stata lì 4 giorni, tra cui uno è partito per il concerto, quindi non ho fatto in tempo a vedere assolutamente nulla, anche perché stavo con delle mie amiche, quindi volevamo andare in posti che interessassero tutte quante e non le potevo certo trascinare in ogni libreria che vedevo per strada. Vabbè, comunque l'ultimo giorno, quindi in aeroporto, c'era questa fantastica offerta dove se tu prendevi 2 libri, il secondo lo pagavi la metà, e come potevo resistere a questa fantastica offerta? E ho preso 2 libri. Scusate nel caso l'inquadratura sia cambiata, il mio telefono si è spento nel bel mezzo del video e io non me ne sono accorta finché non ho finito di registrare, sono andata a vedere e ho trovato il telefono spento. Wow, che bella sorpresa! E quindi molto velocemente riprendiamo da dove ero rimasta e concludiamo questo video prima che il mio telefono decida di morire di nuovo. Dunque, siamo arrivati proprio nella parte più bella di questo haul, e cioè ai libri. Il primo libro che ho preso è stato Pachinko di Min Jin Lee. Di questo libro avevo già sentito parlare, non ricordo dove, però già lo avevo sentito nominare, e infatti è stato tipo un insta-buy. Questo libro credo che al momento non sia stato ancora pubblicato in Italia e mi interessa molto per la sua ambientazione. Infatti pare che sia ambientato in Asia, precisamente in Corea e poi in Giappone. Ambientato appunto in Corea nel 1911 e parla di questa coppia di un uomo zoppo e con il labbro leporino che sposa una quindicenne. Questa coppia avrà una figlia chiamata Sunja che sarà messa incinta da uno yakuza sposato, e la sua famiglia cadrà in rovina. Per chi non lo sapesse, la yakuza è la mafia giapponese. Una seconda chance verrà data a Sunja quando un ministro cristiano le offre una nuova vita al suo fianco come sua moglie in Giappone. E a quanto mi è parso di capire è una di quelle storie che segue una certa famiglia nelle varie generazioni. La mia prima esperienza con una storia del genere è stata con Radici, che è anche uno dei miei libri preferiti, e quindi sono molto curiosa di leggere anche questo. Mi piace molto questa copertina, i colori e il design utilizzato. Questa è un'edizione in copertina flessibile e costa 8 sterline e 99. Il secondo libro che ho comprato invece è The Traveling Bag di Susan Hill. Questo libro credo che non sia stato ancora pubblicato in Italia, ma della stessa autrice è stato pubblicato La donna in nero, titolo originale The Woman in Black. Non mi sono molto soffermata a leggere la trama perché ero abbastanza di fretta, perché dovevo andare a prendere l'aereo e c'era la mia amica che mi aspettava.
quindi ho letto soltanto che si tratta di una raccolta di storie di fantasmi e sono molto curiosa di leggerle. Oltretutto io non sono una grandissima amante di short stories separate, perché preferisco i romanzi dove posso immergermi nella storia dall'inizio alla fine, però voglio provare a fare un tentativo con queste storie, provando a leggerle appunto ognuna a sé, quindi senza cercare di finire il libro tutto quanto in una volta, ma di leggere una storia alla volta quando ne avrò voglia. Penso che questo libro me lo terrò da parte per Halloween e spero che non siano troppo spaventoso, altrimenti non dormo, cioè mi inizia a venire l'ansia ed alla fine non chiudo più occhio. Questa è sempre un'edizione in copertina flessibile e costa 7,99 sterline, quindi questo libro l'ho pagato alla metà perché tra i due era quello che costava di meno. E con questo abbiamo finito il mio fantastico haul londinese. Queste sono tutte le cose che ho racimolato nel mio breve viaggio a Londra. Noi ci salutiamo qui e ci vediamo presto con il prossimo video. Bye bye!